Ciao a tutti, benvenuti su Board Game Theory, io sono Cristina. Oggi voglio parlarvi di Splendor, uno degli ultimi giochi usciti. Splendor è un gioco da 2 a 4 giocatori creato da Marc-André, edito dalla Space Cowboys e in Italia dalla Asterion Press. Abbiamo un ospite che non vuole andarsene. Per quanto riguarda l'ambientazione ci troviamo nell'epoca rinascimentale e vestiremo i panni di un ricco mercante di gioielli e quindi praticamente dovremo raccogliere gemme per poi commerciarle, trasformarle da pietre grezze in gioielli, eccetera eccetera. C'è da dire che l'ambientazione è un pochino attaccata sopra, insomma, durante il gioco non si ha la sensazione effettivamente di essere dei mercanti di gemme, però comunque tutto questo non è importante perché il gioco comunque è molto divertente e l'ambientazione diciamo che gli dà una veste grafica comunque accattivante. I materiali sono davvero ottimi e Splendor è un filler, quindi in realtà non ci aspetteremmo tale qualità di materiali da un gioco del genere, quindi è davvero una piacevole sorpresa. Abbiamo le fiche delle gemme che sono davvero pesanti, sono davvero belle da tenere in mano e sentite proprio il rumore, si è spaventato, è davvero un piacere. Le carte sono ben fatte e i disegni ovviamente spesso si ripetono perché sono tantissime, quindi comunque non abbiamo una varietà eccessiva, però per quanto riguarda la qualità e i disegni davvero molto belle. Poi abbiamo la presenza delle tessere nobile in spesso cartone, quindi insomma i materiali di questo gioco ci sorprendono proprio, davvero ottimi. Durante il suo turno, il giocatore sceglie una delle 4 azioni disponibili. 1. Prendere 3 gettoni gemma di diversi colori. Non è possibile avere più di 10 gettoni, inclusi i jolly, nella propria mano alla fine del turno. In caso, scartare l'eccedenza. I gettoni devono essere visibili a tutti. 2. Prendere 2 gettoni gemma dello stesso colore. Ed è possibile solo se sono presenti almeno 4 gettoni. 3. Prenotare una carta sviluppo e prendere un gettone jolly. Basta semplicemente prendere una carta a faccia in su tra quelle disponibili, oppure tentare la fortuna e pescarne una tra quelle coperte senza mostrarla agli altri giocatori. Le carte prenotate vanno tenute in mano e non possono essere scartate. Non è possibile averne più di 3. Prenotare una carta, inoltre, è l'unico modo per ottenere un segnalino jolly. 4. Acquistare una carta sviluppo. Per acquistare una carta, a faccia in su dal centro del tavolo, oppure una prenotata in precedenza dalla propria mano, il giocatore deve spendere il numero di gettoni richiesti dalla carta. Il gettone jolly può fare le veci di qualunque gettone. I gettoni spesi vengono rimessi al centro del tavolo a disposizione di tutti. Impilare le carte in modo che i bonus e i punti prestigio siano ben visibili a tutti. Non appena una carta viene acquistata o prenotata, deve essere immediatamente rimpiazzata. I bonus che il giocatore ottiene dalle carte acquistate forniscono sconti per l'acquisto di nuove carte. Se si possiede una carta che fornisce un bonus smeraldo, è come possedere un gettone smeraldo permanente per tutta la partita. È quindi anche possibile ad un certo punto della partita acquistare carte gratuitamente. Alla fine del proprio turno, se un giocatore possiede la quantità e il tipo di bonus indicati su una tessera nobile, egli andrà a fargli visita, quindi acquisirà la specifica tessera nobile e otterrà i relativi punti prestigio. Quella tessera nobile non sarà più a disposizione per nessun altro. Appena un giocatore raggiunge 15 punti prestigio, si completa il turno attuale in modo che tutti abbiano fatto lo stesso numero di turni e il giocatore con il maggior numero di punti prestigio vince.
da vedersi, i materiali sono ottimi, ha una bella veste, si presenta bene, quindi comunque per chi dà una certa importanza alla grafica, come nel mio caso, sicuramente è un bel pro. Il secondo pro importantissimo è che è divertente da giocare per tutti, per qualunque tipo di giocatore, per il giocatore assiduo che troverà piacevole fare una partita ad un filler a cui comunque non manca la strategia, e sarà piacevole per giocatori assolutamente occasionali, addirittura inesperti. Sono riuscita a farlo giocare a gente che praticamente conosce solo la scala 40 forse, e veramente per ogni età. L'ho giocato in famiglia con un bambino di 11 anni e una signora di ben 80 anni che si è divertita da matti, quindi questa versatilità è davvero una nota importantissima. Un altro pro è l'enorme scalabilità, si gioca benissimo in 2, diventa un veloce testa a testa, si gioca benissimo in 3 e benissimo in 4 senza diventare lungo e senza perdere la sua verve veloce e divertente. Un altro pro è che, come ho accennato, malgrado sia un filler, quindi un gioco veloce che non porta via molto tempo, si gioca in una trentina di minuti, in 2 forse a volte anche meno, rimane comunque molto strategico, malgrado la presenza ovviamente presente della fortuna, direi un 30%, dal momento che comunque abbiamo una situazione random di carte, è chiaro che la fortuna è presente. Malgrado questo non la fa da padrona, perché in ogni caso le scelte strategiche che il giocatore andrà a fare hanno il loro peso, quindi la scelta strategica ha una grande importanza, quindi assolutamente per questo motivo è divertente anche per il giocatore più blasonato. Il contro di questo gioco è forse la durata, la longevità. Io l'ho giocato parecchio e devo dire che ancora non mi sono annoiata, anche perché per sua stessa natura, essendo un filler, non è che è un gioco a cui chiediamo troppo e che comunque giochiamo tanto spesso richiedendo vari modi per vincere. Certo è che se lo giochiamo tanto, alla lunga potrebbe diventare un po' sempre la stessa cosa, ma io credo che sia un discorso di veramente alla lunga. E quindi diciamo che magari tra 6 mesi, forse anche un anno, volendo, un'espansione potrebbe essere gradita. Proprio a voler cercare il pelo nell'uovo, ma siamo proprio veramente nell'ambito del pelo nell'uovo, è come è stata fatta la gemma dell'onice, che in realtà è un cioccolatino, a mio parere. Tutti quelli che ci giocano dicono io prendo un cioccolatino. Quindi forse io avrei scelto un'altra pietra preziosa, magari una ametista viola, ovviamente. Conclusioni. Allora, che dire, questo ve lo dico subito, è un gioco che io vi consiglio assolutamente, perché comunque è un filler che tutti dovrebbero avere, perché è simpatico, divertente, si tira fuori veramente in un attimo quando si ha un buco ludico che si vuole riempire, ha una bella grafica, piace veramente a tutti. Il costo è comunque contenuto, al momento si aggira sui 32 euro, diciamo, e il regolamento è veramente breve, come potete vedere sono 2 pagine, qui dietro c'è pochissimo, quindi veramente questo è il setup e questa è la pagina di regolamento, quindi veramente semplice. Il regolamento è ben fatto, tra l'altro, senza nessun tipo di dubbio. Quindi io direi che da Board Game Theory, da me, è assolutamente consigliato. Quindi buone giocate, un saluto a tutti e se non ci vediamo prima con altri video, buon Natale, ciao! Anche semola. Per quanto riguarda l'ambientazione, ci troviamo nell'epoca rinascimentale. Mettiti buono. Mettiti buono. Mettiti buono qua. Per
immaginazione, ci troviamo nell'epoca rinascimentale e vestiremo i panni di... Dai!